Nuovo appuntamento con i supermercati, questa volta Brasile. Abbiamo scelto un supermercato qui a Pipa e vediamo un po' cosa ha da offrirci. Cominciamo con le birre. Le birre in lattina costano di meno di quelle che vengono definite long neck, ovvero le bottiglie di vetro con il collo lungo. Una lattina di birra si aggira intorno ai 4 reais circa, anzi 3 reais e mezzo, 3 reais e mezzo, e poi si sale fino a 5 e mezzo addirittura. 10 invece sono le 600 ml o anche 600 ml, costano 15 reais. Comunque si parte dai 3,45 e poi si sale. Poi passiamo al reparto bibite gasate, dove qua la fantasia trova il suo pieno, secondo me, splendore, il suo fascino. Vorrei farvi vedere questa, che è la prima volta che ho visto e ovviamente l'ho provata ieri. Oddio, che è terribile. la Fanta Maracuja. Terribile. Però qua è molto famosa la Fanta uva. Sì, Fanta uva, e poi c'è anche la Fanta normale. E poi anche il Guaranà. Il Guaranà è la bevanda tipica del Brasile e a noi non piace molto perché è molto zuccherata, però insomma è famosa qui. Un'altra cosa che troverete sempre in Brasile sono i succhi. Ce ne sono in tutte le forme, in tutte le salse, in tutte le maniere, da quelli freschi a quelli invece incartonati. Questi si trovano un po' dappertutto. Il Del Valle, Rebecca l'ha provato una volta ma non le è piaciuto moltissimo. Noi preferiamo invece quelli freschi. E qua c'è anche acqua di cocco. Questa è acqua di cocco in scatola. Poi, altro punto fondamentale sono gli stuzzichini di legno. Vi starete chiedendo perché fare vedere gli stuzzichini di legno? Semplice. Per fare il queso una brasa si utilizzano questi stuzzichini, per cui è fondamentale averli sempre in casa. Cioè il formaggio alla brace, esatto. Qua tutto il reparto di casa. A parte, no, questo è lo Scottex a 6 reais. Quindi vuol dire €1, due rotoloni di Scottex. Ghiaccio fondamentale, sì, per tutti gli amanti della spiaggia. Di solito si arriva qua con il termos e si riempie con questi sacchi di gelo e dopo si mettono le bibite. Stavamo parlando di succhi, eccoli qua. Questi sono i succhi congelati. Vendono la polpa direttamente, che poi si infila nel frullatore insieme al ghiaccio o insieme a un po' di zucchero. Qua 2 bellissimi frigo pieni di succhi pronti da fare. Di solito si fanno con un po' di acqua o un po' di ghiaccio e effettivamente sono buoni, anche perché alla fine è un po' come averli naturali. Certo, se si avesse il frutto naturale fresco sarebbe meglio. Questi invece ci ricordano moltissimo il nostro notissimo sud-est asiatico. Allora, la cosa divertente è che qua costano, i pacchetti con la scatola costano circa 5 reais o 8 quelli più grandi. Poi in realtà voi potete tenere il vasetto e andare a prendere il refill, per cui la ricarica della pasta, che costa solamente 1 reais e mezzo, 2 reais, per cui circa 33 centesimi, e già avete un pasto pronto. Buonissimo. Comunque qua in Brasile è tutto grande e vendono ovviamente anche i mega litroni di detersivo. Questo sono 5 litri di lavaroba, quindi detersivo per la lavatrice liquido, a 30 reais. Attualmente il cambio sono €1, 6 reais. Poi qui ci sono tutti i tè. In realtà loro non sono, insomma, non siamo in una patria del tè, però questa è la marca tipica e la più economica, quella che prendo sempre io, perché invece io sono una grande amante del tè. E quindi questi sono 10 sacchettini a 3 reais e 65. Questa è tutta la parte invece dello zucchero. Qui si usa tantissimo il dolcificante perché ci sono tanti problemi di diabete. E qui c'è la parte del couscous, cioè ci sono circa mezzo chilo di couscous, per esempio questo, a 3 reais e 85, è molto economico il couscous.
questa è la parte relativa al senza glutine, quelle integrali, cose integrali. Ah, ecco, sì. Cioè, ci sono anche questi, è facile trovare anche prodotti senza glutine o per intolleranti al lattosio. Anche se in realtà per gli intolleranti al lattosio, dato che sono io intollerante, ce n'era molta di più in Argentina, però si può trovare anche qua. Ecco qua il reparto di Mirko. Caffè, questo però è caffè solubile, per cui lo citiamo soltanto, 40 grammi a 4 reais, oppure mezzo chilo a 23 reais, circa 4 euro per mezzo chilo. Però buono. Ne abbiamo insomma. bevuti di migliori, Vabbè, insomma. Eccoli qua, questi sono i succhi che vi dicevamo prima, in tutte le salse. L'ultimo succo che non avevamo ancora fatto vedere sono le polverine. Queste sì. polverine vengono aggiunte all'acqua e poi si possono tenere in frigo, portare in giro. Questo invece è il reparto patatine, chi più ne ha più ne metta, e dobbiamo prenderne qualcuno per domani, Rebecca? Guarda che ci sono le due Cosa preferite, possiamo Rebecca. prendere? Ci sono queste qua che sono delle specie di chipster, scusate per la pubblicità, al prosciutto, o se no queste qua della Tigre al parmesao, per cui al formaggio. Ah, questi sono... E quindi quanto costano più o meno? Questi ti piacevano? Questo è un Allora, sacchettino, costa meno di €1. 3 etti a 16 reais, per cui siamo intorno a 2,5 euro. Esatto. E invece queste qua che sono più piccole sono 70 grammi, intorno ai 7 reais, 85, per cui Questi €1,5 euro. tutti miei. Tutti tuoi, bene. E queste invece sono le patate che mettono sempre appunto con l'hot dog o in altri piatti anche. Questi sono tipici. I polviglio, biscotto di polviglio. Prendilo. Sostanzialmente non ha niente, sono molto leggeri. Però non mi ricordo cos'era. Acqua, grasso, uova, sale raffinato e polviglio azedo. Il polviglio azedo dovrebbe essere una specie di amido. Però sono buoni. Sono Posso buoni, mangiarli io? ma non riempiono. Non riempiono. No, contiene Non tiene derivati latte. del latte. Mannaggia. Ah, questa è tutta la zona invece della casciassa. Sì. Forse non molti lo sanno, ma alla base della caipirinha c'è la cachaça o aguardiente de caña docada. Si può utilizzare questo o la cachaça un po' più raffinata. Il problema di questi liquori è che hanno 40 gradi e che non costano praticamente niente. Questo è un grosso problema qui in Brasile per l'alcolismo. Infatti un litro di questa cosa qui costa all'incirca 2 euro. Poi vendono anche le forme un po' più piccoline e portatili, ed è facilissimo vedere della gente in giro o per i parchi sdraiata con le bottiglie di fianco. Comunque andiamo intorno ai 2 euro, siamo intorno ai 2 euro per un litro di cachaça. Ovviamente più viene raffinata e più come si dice, più la fabbrica è rinomata, più ovviamente sale il prezzo. Biscotti secchi per fare il salame di cioccolato, per fare colazione. Non l'abbiamo ancora fatto qua in Brasile. il No, salame di cioccolato. ce ne sono molte varietà, e quelli che abbiamo visto un po' dappertutto in Brasile sono i Maryland. Ci sono anche il cioccolato. 3,5 di biscotti sono €1, per cui 6 reais e 55 col cambio attuale. Se no l'alternativa sono i Maria. Cambia la forma, ma la struttura diciamo che è più o meno simile. Poi i biscotti Ah, questi sono tutti i biscotti che di solito prendiamo a Rebecca, sono per la colazione, sono mega economici. Per esempio questo col triplo cioccolato costa 3 reais, quindi 50 centesimi. Anche il Brasile ha dei vini, ma in realtà, come vedete, tipo ci sono quelli del Cile, poi ci sono quelli dell'Argentina, vediamo se ce n'è uno, quello del Portogallo, vediamo se ce n'è uno brasiliano. Noi non siamo degli esperti, No, Quindi- no, avevamo provato una volta solo il vino in Brasile ed eravamo nella zona, diciamo, di San Paolo. Ci era piaciuto in realtà. Poi vabbè, non è rinomatissimo come altri vini che ci sono qua in Sud America, però insomma non era malvagio. Insomma, un vino comunque. Vediamo un attimo. Ah, questo tipo è un... Cos'è questo?
Questo è tipo un liquore alla mela del Brasile, costa 20 reais. Mai provato questo in realtà, mai provato. C'è anche un altro tipo di couscous, che è per esempio questo costa addirittura 2 reais, quindi 30 centesimi. Non l'abbiamo mai fatto vedere, ma qui in Sud America è molto comune mangiare come dolce a fine pasto, come merenda, le gelatine. Quindi abbiamo una sezione intera di gelatine a gusti differenti. Si prepara, si lascia lì, si taglia e dopo si mangia, che è una meraviglia. Limone, tutti i frutti, la maracuja, questa deve essere la cereja, deve essere la ciliegia, sì. la fragola, il lampone, l'uva. Ce n'è per tutti i gusti, diciamo. Sì, e questa tra l'altro è una famosa marca che in Italia si chiama in un altro modo, e qua Dr. Oetker. Ah, qua c'è il latte di cocco, che è molto comune qui. Il latte di cocco si è usato nei dolci, molto usato nei dolci. E poi questi che io sempre metto, no, questi che io sempre metto nell'açaí. Ah sì, buonissimi, i granini Però colorati. queste non le ho ancora provate. Queste qua rotonde non le ho Dobbiamo ancora provarle. Sì, hai ragione. Poi Sono prodotti di importazione, ovviamente come potete vedere i costi aumentano sì. rispetto ai dolci locali, per cui una scatola Ovvio. di Ferrero Rocher va a costare circa 7 euro, per cui oltre 7 euro che sono 44 reais. E poi c'è come tutta... di Raffaello, che può non essere tanto per quanto riguarda la spesa per un italiano, ma rispetto ai dolci che abbiamo preso prima, questi qua che sono 1,5 euro di biscotti, certo non è la stessa cosa, però costano 3 reais, per cui c'è un'immensa differenza. E poi questi sono tutti i latti condensati, questo senza lattosio, questo è un latte condensato normale, anche questo costano 1 euro. Questi sono famosissimi, sono dei bonbon, quindi dei dolcetti per bambini misti. C'è il croccante, ci sono le caramelle, ci sono cioccolatini vari eccetera, garotto che significa ragazzo in portoghese, e sono 2,5 euro. Il miele, la Nutella. La Nutella. Allora, la Nutella, un barattolo da 350 costa 30. Il dolce de leche, il dulce de leche è tipico in realtà di più dell'Argentina, però ce l'ha anche il Brasile, il sapore è diverso. Qua ancora tutta la zona del caffè, un sacco di caffè. Che è questo? Ah certo, e poi tutti i cereali. Cereali, No, 300 grammi a 1,50 euro. come si chiama qua? Batman? Batman, amore. Poi questo Superman, Sì, questa. Wonder Woman. Ci sono diversi tipi di tonno e diciamo il tonno solido, quindi quello a cui siamo abituati in Italia, è questo, costa un pochino di più, costa tipo 2 euro, e questa che è da 170 grammi. Invece quello più diciamo sminuzzato, la pappa del gatto, chiamiamola così, quello che sembra la pappa del gatto, che però è buona perché a noi piace, e a Rebecca anche. costa 9. Ecco, poi qua ci sono le sardine molto economiche, le sardine con il sugo di pomodoro, oppure con l'olio, oppure con olio e limone. Poi gli oli, l'olio extravergine, per esempio questo è del Portogallo, anche questo è del sono tutti portoghesi credo, tutti portoghesi, costa mezzo litro 50 reali. Stasera vuoi mangiare il tonno? Poi Una facciamo cosa vedere. divertente qui, una cosa molto divertente è che qui utilizzano il miglio, che è il mais geneticamente modificato, per cui troverete questa etichetta qua che contiene miglio transgenico, per cui modificato geneticamente.
hamburger e un hamburger è €1. La pasta gallo, €1 mezzo chilo o è 400? €1. Ah, mezzo chilo. €1 queste mezzo qua. chilo di pasta. Ah sì. Buonissimo. Gli yogurt. Ah, gli yogurt qui vengono venduti in borse. Borsettine di plastica. Sono circa €5 a sacchettino. Oppure da bere. Sì, anche da bere. Però i più comuni sono questi Sì. per la mattina. La margarina. Ah, la margarina qua viene usata come se non ci fosse un domani e sono vendute in mega pacchi Da 250 Da da un mezzo chilo. da 1 chilo e poi si sale su a 3 kg. Ah, wow. Viene usata sia per la colazione che per la merenda, sempre insomma. Eccolo qua. E questo qua è il formaggio da fare. È il formaggio da Sulla fare brace. alla brace, che è il queso coagio. In questo caso senza lattosio, come dicevamo prima, è facile trovare questi prodotti qua. Quella è la parte del riso. Allora il riso, per esempio 1 chilo di riso, poi ci sono diversi tipi, costa 7, che è poco più di €1, e i famosi fagioli, diversi tipi di fagioli, questo è quello nero, questo è quello carioca, e poi c'è quest'altro, che è un altro carioca, Poi il cilici. e costano 8-10 al chilo. Questo qua è Quindi quello della meno di feijoada. €2. Questo è quello che ho usato per la feijoada, esatto, quello nero. Il zucchero, 1 chilo di zucchero triturato, 5,20. La farofa. E la Ah, famosissima la farofa. La farofa è quella che ama tanto Rebecca ed è praticamente la farina che si mette sul rodizio di carne e costa 8, quindi €1,50. O anche di meno, dipende. Sì, o anche meno. Ah, guarda. Mamma, cos'è la papaya? Sì. Papaya 3 al chilo, quindi 0,50 al chilo, una papaya. Carote, Carote enormi. 3,60 al chilo. Ah, questo è famoso in Brasile, ma non si conosce da altre parti, è lo chouchou. Sa un po' di patata. Questo Costa meno di €1 al chilo. Questo è del peperone. sono peperoni giganti. Sì. Peperoni giganti, il melone bianco, Che sono questo 20 centesimi al chilo. Ah, è questa. Come si chiama questa? Questa è la tapioca, la manciota. e questa è una gigante. La zucchina costa 3,49. Ah, la zucchina, Non è sì. molto gigante. È piccolina. Ah, la patata dolce viene usata anche per fare proprio dei dolci. Che è È questa. 4 al chilo. Ed è rosa, così. E la patata normale invece €6,69. E poi ci sono le, pomodori a €2,19. poi ci sono le banane. Le banane verdi. Ah, la platano, esatto, quello verde. Però non c'è scritto il prezzo. 0,55. Maracuja, che è il mio frutto preferito. Che Costa- un po' è così. Sì. 4 al chilo, 4,50 al chilo, così come l'ananas. L'ananas però 6 al chilo. E poi le uova. 15 uova a €9. Ah, questo è tipo È il cioccolato. esatto, il cacao da mettere nel latte, famosa marca Toddy, Ah, c'è anche il Nescafè. €5. E questo è il preferito di Rebecca, è tipo un succhino, latte e cioccolato, Sì. Todigno si chiama, a €2,60. E poi c'è questo anche. Anche quello ti piace? Sì, però non mi piace Ah, perché allora non ti è piace. latte
latte con cacao amaro. Ah, ok. Amaro. Non c'è molto zucchero, amore, insomma. Questi sono i tipici snack brasiliani: torcida, sapor queijo, quindi formaggio, ma poi c'è anche cipolla o churrasco a 2 real. Tutti li mangiano. Un investimento. Un investimento per il futuro. E la pizza calabresa a 15 e anche le lasagne. Le lasagne alla bolognese sempre a 15 real. Un affare. Questo è il requeijão, che è il formaggio più buono brasiliano ed è un formaggio cremoso a 10. C'è un'altra cosa che abbiamo comprato e che amiamo tantissimo qua in Brasile, che sono queste. Sono le arachidi, però tipo fatte al forno, croccanti fuori e sono buonissime. E secondo noi la marca migliore è questa, Elma Chips. Sono delle arachidi rivestite con una specie di impanatura e poi fatte nel forno, che li rende più saporiti e ovviamente croccanti. Sono ottime per chi deve, come noi, viaggia in pullman o anche solo per fare un aperitivo da sgranocchiare così. Il problema è che una tira l'altra, per cui un pacchettino vola proprio. Vola, se poi c'è anche Rebecca vola rapidissimo. 4 etti costano 3 euro. 3,5 euro. Insomma, spesa del Brasile. Questo supermercato era piccolo, ovviamente, e poi i costi cambiano in Brasile. Qua siamo nel nord-est del Brasile. Ecco la nostra spesa: noccioline, patatine, altre schifezzine salate. Ah, ecco arriva la parte salutista della spesa. Uva, gallette di riso e i biscotti per la colazione di Rebecca. Sì, non molto sane, però ho trovato queste bellissime. Io amo le gallette di riso e ho trovato queste tipo fatte a biscotto. Insomma, totale di questa spesa non molto salutistica 46 reais, quindi 46 reais poco meno di 8 euro. Quindi, che dire, dal Brasile è tutto. A voi la In linea realtà, studio.